Buongiorno, ben ritrovati su Uncinetti allo sbaraglio. Oggi vediamo come realizzare insieme il mio galletto decorativo. L'ho pensato in previsione delle feste pasquali, l'ho decorato centralmente con un fiorellino giallo, ma voi potete anche magari piazzarlo qui oppure mettere un fiocchetto in alto o all'altezza del collo del galletto a seconda dell'uso che ne volete fare, cioè potrebbe essere un sottobicchiere, una presina, comunque è una piccola decorazione in tema pasquale, per la primavera. Ho utilizzato del cotone e un uncinetto del 2,5. L'utilizzo prevede, diciamo, la lavorazione prevede soprattutto o soltanto la lavorazione con la maglia alta e c'è una piccola variazione per le crestine che io ho fatto con la maglia bassa, la mezza maglia alta e la maglia alta e il beccuccio, e questo è quanto. La lavorazione di per sé è molto semplice e alla portata di tutti. Sono partita, io l'ho già montata a forma di anello da una catenella di 6 maglie. Vado a chiudere la mia catenella e all'interno di essa vado a montare 3 catenelle affiancate da 11 maglie alte. Quindi la lavorazione prevede un cerchio in cui appunto vengono montate 12 maglie alte. La prima maglia alta logicamente sostituita dalle 3 catenelle, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, opla, la nona un attimo perché con la camera è abbastanza complicato, 8, 9, spero di non uscire dall'inquadratura, 10, 11 e 12. Allora, ricontiamole per vedere se sono effettivamente 12 punti: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Perfetto. Cosa faccio? Vado nella terza catenella e chiudo con una maglia bassissima. Adesso mi alzo con altre 3 catenelle e in questo giro vado a raddoppiare i punti. Rientro nello stesso punto in cui ho fatto la maglia bassissima e vado a posizionare una nuova maglia alta. Per tutte le maglie sottostanti devo andare a montare 2 maglie alte in modo che alla fine del giro io mi devo ritrovare con 24 maglie alte perché ho fatto un aumento per ogni maglia e si procede così fino alla fine del giro, quindi 2 maglie alte in una di base, ok? Ci vediamo alla fine del giro quando noi dovremo avere in pratica 24 maglie. A tra poco. Una volta avute le mie 24 maglie vado a richiudermi all'interno sempre della terza catenella del giro sottostante con una maglia bassissima. In questo nuovo giro sarà un nuovo giro di aumenti, devo fare un aumento e una maglia singola, quindi salgo con 3, 2 e 3 e entro nella stessa maglia e vado a fare il mio aumento. La successiva singola in questo modo, la successiva ancora
altri aumenti, quindi un punto avrà l'aumento e l'altro no, quindi 2 maglie lavorate nello stesso punto, una maglia singola, e procediamo così anche per questo terzo giro. Io qui ho fatto quella singola, nella successiva farò l'aumento. Ok, procediamo in questo modo fino alla fine del giro. Giunti al termine di questo giro vado a chiudermi nuovamente con una maglia bassissima nella terza catenella e ripeto l'ultimo giro d'aumenti. In questo caso andrò a lavorare un aumento e 2 maglie singole, salgo con 3 catenelle come ho fatto in precedenza, rientro nello stesso punto, faccio il mio aumento, poi a fianco vado a lavorare 2 maglie singole, una per ogni punto sottostante, e poi metto il mio aumento. Questo è il giro finale degli aumenti, ok? Quindi un aumento e 2 maglie singole, 2 maglie alte normali, una e 2, e aumento, e continuo così fino alla fine del giro. Ci vediamo qui per fare le decorazioni finali. Arrivati a questo punto devo andarmi a creare la testolina e poi tutti i ventaglietti che decorano il bordo. Allora, cosa faccio? Mi sono andata a chiudere nella prima maglia con una maglia bassissima, rientro e faccio una maglia bassa. Allora, il primo ventaglietto lo vado a realizzare con delle maglie altissime, così ho più spazio, diciamo, per mettere in evidenza la testolina del galletto. Salto una maglia, nella successiva vado a lavorare 6 maglie altissime, una, 2, 3, 4, 5 e infine 6. Vado a chiudere questo ventaglio con una maglia bassa, saltando una maglia di base nella successiva. Spero si veda, ho messo più grande la camera, filo sull'uncinetto. Adesso vado a costruire altri 8 ventagli, sempre costituiti da 6 maglie alte, però da 6 punti, però con le maglie alte, in modo che appunto la testa, che io andrò poi a decorare con la cristina e il becco, sia messa in evidenza rispetto al resto della decorazione. Quindi sono a 1 2 3 4 5 e 6. Chiudo con una maglia bassa, saltando questa qui nella successiva, e proseguo così fino ad avere un totale di 9 ventagli, compresa la testa. Ci vediamo alla fine dei ventagli. Allora, una volta terminati i miei 9 ventagli, cosa faccio? Vado a ripassare il resto delle maglie che mi avanzano con delle maglie basse per fare il bordino superiore. Quindi ripasso piano piano fino ad arrivare alla fine. Ok, così il bordo mi resta più bello definito. Potevo anche smettere di lavorare, però preferivo ripassare il bordino con delle maglie basse fino a giungere all'inizio del giro. Ok, vado a chiudermi adesso qui con una maglia bassissima, taglio il filo perché adesso non mi serve più il bianco e chiudo. Ok, un attimo, è uscito. Ok,
Allora, in un secondo momento sicuramente andremo a ridefinire tutti i bordini e adesso passiamo alla lavorazione della crestina. Entro nel primo punto disponibile che è la mia maglia bassa iniziale e vado ad agganciarmi con una catenella. Io per agganciare il filo faccio così, in genere ci sono molti che fanno il cappietto, non mi trovo. Allora faccio una maglia bassa, poi mezza maglia alta, così iniziamo a formare la cresta, una maglia alta, un'altra mezza maglia alta, sempre nello stesso punto, e infine maglia bassa. Ok, salto questo punto, nel successivo ripeto maglia bassa, spero che si vede bene, mezza maglia alta, maglia alta, mezza maglia alta, maglia bassa. Ok, poi l'ultima, ci sono alcuni che fanno la crestina con 4, io l'ho fatta con 3, vado nell'altro punto, maglia bassa, mezza maglia alta, maglia alta, mezza maglia alta e poi alla fine maglia bassa e la mia crestina è completa. Ok, quindi taglio il filo che non mi serve, chiudo. Allora poi con un ago, con un uncinetto andrete a nascondere lì in più. Allora mi pongo, salto questo punto qui e adesso faccio il beccuccio col giallo. Opla, mi sono spostata, ho ingrandito molto per farvi vedere la lavorazione, almeno anche per chi ha le prime armi, capire come infilare l'uncinetto. Allora anche qui io faccio in questo modo, mi spiace ma il cappietto non mi viene, vado a lavorarmi 3 catenelle cercando di inglobare anche l'inizio del filo, poi prendo il filo, vado a lavorare qui nella seconda catenella una maglia bassa, nella prima una altra maglia bassa e mi riaggancio dove ho iniziato con una maglia bassissima. Ok, allora questo è il filo in più che andremo a tagliare dopo. Taglio e rimetto a posto, chiudo e anche il beccuccio è pronto. Adesso con la stessa distanza, questa la salta, questa la prendo, vado a lavorare il diciamo il pendulo che hanno i galletti sotto il collo, quindi mi aggancio di nuovo con doppio filo una catenella e faccio quello che ho fatto per la crestina, vado a lavorare maglia bassa, tiro un po' il filo per nascondere, mezza maglia bassa, maglia alta, scusate, una maglia alta, la vedete? Poi mezza maglia alta, maglia bassa, ok? Poi l'ultimo pezzetto, salto il punto accanto, vado nel successivo e faccio la stessa cosa, maglia bassa, mezza maglia alta, maglia alta, mezza maglia alta e infine maglia bassa. Ok, non mi resta che chiudere. In pratica la mia decorazione è terminata, la metto giù, sposto lo zoom per farvelo vedere un attimo solo.
ok? Adesso perfetto, dopo aver lavorato ritorniamo. Questo diciamo è più o meno quello che verrà fuori, ok? L'unica cosa che mi resta da fare rispetto all'altro è nascondere tutti i fili dietro e poi decidere la decorazione. Di per sé potete appunto decidere di mettere per esempio un fiocchetto al centro, il fiocchetto al collo, un'altra decorazione ad uncinetto, un nastrino sopra, cioè questo è molto diciamo oggettivo, soggettivo come criterio di decorazione. Questo è quello completo. Quindi se l'idea vi è piaciuta, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e restate sempre sintonizzati per trovare nuovi video. Sempre diciamo uncinetto da divano, quello comodo che non richiede tanto impegno. Spero che l'idea creativa vi sia piaciuta, se è così mi raccomando scrivete tanti commenti che vi rispondo. Buona creatività a tutti da Uncinetti allo sbaraglio, alla prossima!